Buongiorno amiche, oggi mi vedete in versione campagnola. Ho il cappello perché in realtà andremo a fare una passeggiata in campagna. Questo è un video di condivisione di pillole di vita, quindi vi porto a fare una passeggiatina in campagna perché vado a raccogliere dei fiorellini spontanei, meravigliosi, che utilizzo, che metterò a seccare e che adoro tanto, quindi chi ha voglia di curiosare venga con me, giro la camera. Ci facciamo una bella passeggiatina. Per chi non lo sapesse, io vivo in campagna. Come vedete, piante d'olivo, piante, guardate, papaveri. Ecco perché probabilmente mi sentite sempre così serena e tranquilla nonostante tutto, perché comunque vivendo in campagna ora mi sto avviando, mi sto allontanando da casa. Questa grandissima è una pianta di gelse, non ci sono ancora i frutti perché questo non è il periodo, come vedete si sentono gli uccellini e si sente purtroppo anche i soliti lavori che qualcuno fa nella zona che disturba la nostra quiete. Non so assolutamente cosa sto riprendendo, spero insomma che si possa vedere qualcosina. Come vedete in questo periodo per fortuna non è stato ancora passato il tagliaerba, insomma trattori per pulire la campagna, quindi diciamo che ci sono ancora dei fiori spontanei che sono quelli che voglio andare a raccogliere. Lì ci sono degli alberi da frutta, questo che vedete qui su, questo è un albero di castagne, fa delle castagne buonissime. Come vedete adesso ci sono tutte le erbacce perché la terra non è stata ancora ripulita. Qui c'è la semina, più in giù ci sono poi le distese di piselli e di fave che andiamo a coltivare. Come vedete in campagna, nella mia campagna ci sono tantissimi fiori spontanei e tra tantissimi fiori spontanei c'è la camomilla. Oggi quindi io andrò a raccogliere un po' di camomilla. Vedete? Sentite gli uccelli? Questa è un'altra pianta di castagne, alcune sono originali ed alcune sono selvatiche. Vediamo se camminando abbiamo la fortuna di trovare anche un quadrifoglio. Io ne trovo in genere sempre qualcuno. Quando ho voglia di staccarmi da tutto vengo qui in campagna, 2 passi da casa mia, sento gli uccellini e mi rilasso veramente. Ci vorrebbe per tutti un ritorno alle origini. Io lo dico che sono sempre molto fortunata. Guardate, qui si vedono i segni dei trattori, non lo so dal video che sto girando cosa si vedrà, spero che si vedano. E quindi dove praticamente non passa il trattore, vedete, la camomilla resiste. Questa camomilla è profumatissima. Ovviamente io andrò a raccogliere quella che è più nelle siepi. Vedete? Guardate che bella. Non potete capire il profumo che si sente. Nella mia campagna crescono delle erbe spontanee, alcune le conosco, come per esempio la camomilla, la mentuccia, la rucola, cresce anche la borragine e quindi io questa la raccolgo. Questo è il periodo di massima fioritura, anzi avrei dovuta raccoglierla qualche giorno fa. Però, ahimè, è venuto a piovere, quindi ho aspettato che asciugasse. Allora, ora cerco di inquadrare praticamente come si fa a raccogliere la camomilla. Io con una mano tengo, ovviamente, io non sradico tutta la piantina, ma stacco praticamente, guardate che bello, cioè, vi rendete conto? È una bellezza. Stacco 3-4 cm dal gambo. So di persone che ne staccano una percentuale molto più grande di gambo. Io in verità questa più o meno è la misura che utilizzo io.
vorrei farvi annusare, ma non posso. Ovviamente ho portato un piccolo cestino, una scodellina, e quindi procedo cercando di non sradicare la pianta, vedete, in questo modo, perché ovviamente taglia erba, non ci fate caso, passano gli aerei. Ora vi inquadro. Lì in quella direzione c'è il Vesuvio e più in là ancora c'è Capodimonte, ecco perché passano tutti questi aerei, che non so se siete riusciti a vedere, passano tutti questi aerei e per fortuna non danno tanto fastidio. Dicevo, praticamente quando noi usiamo i tagliaerbe andiamo a tagliare tutte quante le piantine spontanee che nascono. Vedete, io cerco di fare attenzione se ci sono boccioli, così tra qualche giorno posso provare a ripassare e vedere se ne sono usciti altri, ovviamente per raccoglierli. Vorrei farne il più possibile per farmi una bella scorta per l'inverno. Perché uso la camomilla? Allora, la uso soprattutto, vabbè, per fare quello che facciamo un po' tutti, la camomilla. La utilizzo per fare delle belle tisane. Oltre poi a fare le tisane, ovviamente la utilizzo per fare anche gli oleoliti. Si può utilizzare per fare gli impacchi quando si hanno dolore agli occhi. La camomilla è veramente una pianta potentissima, secondo me è stata un po' sottovalutata e soppiantata da altre piante, ma io sinceramente quando esce la camomilla in campagna, quest'anno ne è uscita tanta. Voi adesso vabbè vedete i piccoli cespugli, dopo poi vi porto a camminare e vi faccio vedere, anche perché qui in zona è molto tranquillo, diciamo che qui è sempre molto tranquillo, però quest'anno per fortuna ne è uscita veramente tanta. Guardate questo, cioè ragazze, guardate, è grandissimo. Io la faccio seccare e la utilizzo anche per fare gli unguenti, per fare mi spiace che non sentiate il profumo. La faccio seccare e la metto anche negli infusi per realizzare il sapone e niente, poi dopo vi mostrerò come seccarla. Ups, ho perso un fiorellino. È veramente molto 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 utile e se ne possono fare tantissimi usi. Io non so in realtà cosa sto inquadrando. Guardate qui in basso, guardate, aspettate, guardate che belli, veramente. Va bene, adesso stacco un po', ne raccolgo un altro po', anzi adesso vi porto, guardate, c'è anche una bella farfalla, non so se sono riuscita a inquadrarla, vedete? Esce un po' dappertutto, esce, guardate, tra i papaveri, c'è l'ombra del mio cappello, cresce anche lì, un pochino dappertutto, guardate, tutti quei capolini bianchi e tutta camomilla, quindi mi metterò pian pianino e li andrò a raccogliere. Ora ne approfitto, una volta che ci siamo, guardate, io cammino e c'è camomilla, perché qui è da un po' che non si passa, guardate, con il trattore, e se la si lascia stare la camomilla poi fiorisce per pochi, fiorisce, poi per rivederla, eccone qua un altro po', dobbiamo aspettare un anno. Nel frattempo guardate, ho degli insettini che mi camminano addosso. È normale. Se camminate in campagna, sono stata un po' cattiva. Oh, vediamo se troviamo un quadrifoglio. No. Allora, altra pianta di castagne. Questi sono alberi da frutta.
Guardate i fiori, bellissime. Tutte le piante hanno i fiori. Adesso ci sono su, ne abbiamo piante di pera, mela, albicocche, prugne. Insomma, c'è un po' di... Ecco qua ragazze, il quadrifoglio mi ha chiamato. Oh, questo è per voi. Sapevo che l'avevi trovato perché io li trovo sempre. Eccolo qua. Ok, io continuo la mia passeggiata, continuo la mia raccolta. Ora giro un attimo la camera. Volevo farvi vedere, se riuscivo, un po' di panorama. Non so cosa. Lì giù, lì giù, lì giù, lì giù, c'è tutta Napoli. Vediamo se riesco. Poi vi faccio un salutino, altrimenti questo video diventa lunghissimo e ovviamente voi vi annoierete tantissimo. Qui ci sono le fave, eccole qua, vedete? Ci sono i filari con le fave. In questo momento mi sento un po' come in un quadro di Monet. Oddio, per i papaveri, eh? Ecco qua. Se non ci fosse questa natura e queste piante, veramente io mi sentirei persa. Oh, guardate, vedete? Di giù c'è Napoli, qui continuano le fave e poi qui ormai sono passati, vedete? Questi erano piselli, ormai è finito il periodo, li abbiamo già raccolti tutti, congelati e conservati. Vedete? Ce n'è ancora qualcuno, guardate, però ormai sono andati. Ha cominciato a fare un gran caldo e niente, vi mostro da qui, da lontano, lì giù ci sono le isole, Ischia, Procida e lì c'è tutta Napoli e io sono quassù, in questo bellissimo paradiso, il mio paradiso. E niente, ora giro la camera, mi è andato un insetto negli occhi, tutto ok. Ok, ho girato la camera. Guardate quanto è grande questo quadrifoglio, ora lo vado a mettere in una pagina di un libro e niente, finisco di raccogliere la camomilla e poi vi faccio vedere il procedimento, ovviamente semplicissimo per seccarla. Baci! Ops, ho perso il quadrifoglio. Vado a raccogliere tutto, ci vediamo dopo. Guardate quest'ape all'interno dei papaveri. Va bene, ovviamente ci sono tutti gli insettini possibili. Ok, finisco di raccogliere quest'altra camomilla e ci vediamo dopo. Ok, ne ho fatto una bella quantità che mi basta. Adesso andiamo a casa e vi mostro come conservarla, seccarla e conservarla. Li ho messi a seccare in un vassoio, le ho riposte tutte con un panno sotto di cotone, questo veramente è di lino, mistolino, insomma, li avevo i classici panni della nonna, del corredo che nessuno usa mai, però per queste cose sono ultra ultra utili, quindi li metto così in casa, non al sole, perché il sole potrebbe danneggiare le loro proprietà, quindi è una pianta delicata, seccateli in casa all'ombra. Vedrete che nel giro di 2-3 giorni, a seconda della temperatura, si seccheranno. Io ogni tanto vado anche a muoverli
non potete capire il profumo che c'è in questo momento. Va bene, ci vediamo tra qualche giorno. Ovviamente le unghie, le mani si faranno nere, però questo è il bello della campagna. Riuscite a sentire il profumo? Chi lo sa? Questa è la mia faccia accaldata dopo una mezz'oretta in campagna sotto al sole. Però fa bene, fa benissimo. Questo, vedete, già si stanno seccando. Qui sono 2 giorni, non fa caldissimo, quindi probabilmente ci vorranno ancora un paio di giorni per seccarsi del tutto. E venerdì sera sono passati 3 giorni, come vedete, è quasi secca del tutto. Io attenderò ancora domani perché ci sono alcuni capolini un po' più grossi che ancora non sono del tutto secchi. A questo punto sono passati 4 giorni, la nostra camomilla decisamente è secca, non ci resta che metterla in un barattolo di quelli con la chiusura di questo tipo. Io, vedete, lo utilizzo anche per mettere altre erbe. Nel caso della camomilla si vede che è camomilla, in questo caso è malva, si potrebbe confondere con altre erbe, quindi metteteci un'etichetta. Semplicemente li adagiate quindi all'interno del vostro barattolino e la potrete conservare per tanto tempo e la potrete utilizzare ovviamente per tutto ciò che vi pare, per realizzare semplicemente delle camomille calmanti unite ad altre spezie per fare delle tisane. Se ne fate un po' di più potreste realizzare un oleolito da inserire poi nei vostri saponi. Diciamo che se uno si vuole cimentare riesce veramente a fare tante cose. Ed ecco il nostro barattolino super profumato e super colorato. Ovviamente andate a raccogliere anche un po' di residui, vedete, che ci sono sul fondo, perché comunque anche questi petalini e capolini fanno parte della camomilla, quindi raccogliete tutto ciò che potete, ovviamente mettendole poi in un canovaccio vi sarà più facile andare a raccogliere il tutto. Se ne raccogliete un po' in più potete anche pensare di fare dei regali a delle amiche con dei barattolini più piccini e donare un po' della camomilla della vostra produzione. E niente ragazze, cosa dirvi? Finisco di mettere tutto nel mio barattolino e poi deciderò cosa farne. Io vi saluto, ovviamente il barattolo ragazze pulito, lavato e sterilizzato, lo conservate in un luogo all'ombra, all'asciutto e questa camomilla si manterrà per tanto tempo. Con questo barattolino colorato e profumato vi saluto e auguro a tutte quante ragazze tanta serenità e buona creatività. Ciao!